Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, in questo video, come il precedente che vi lascio qui in alto a destra, per casualità sto caricando uno dietro l'altro due video istruttivi, come dire, fatemi sapere voi se interessa questo tipo di video, anche se io penso di sì, se siete appassionate di unghie, se state approcciando a questa professione, è importante sapere alcune cose che non sempre mi capita di avere sul tavolo, e allora quando mi capita cerco di portarvele. Allora, questa ragazza è una ragazza che mi ha portato un'altra persona, e praticamente questo era un lavoro in acrigel. Io quando l'ho visto ho detto: ma sei sicura che questo sia acrigel? Dice sì, acrigel, va bene. Allora, steso anche qui, invece che una spalmata di gel, steso con una spalmata di acrigel, perché veramente erano sottilissime queste unghie ricostruite, il che non è che è sbagliato, che bisogna mettere un mare di prodotto, ma erano talmente sottili che veramente a guardarle mi sembrava anche qui un semipermanente. E non era poi semipermanente, perché limandolo poi me ne sono resa conto, insomma. Comunque era un prodotto un po' più consistente del semipermanente. Lei mi ha confermato, mi ha detto che era acrigel e io le devo credere. Allora, lei ha le unghie, è onicofagica e già il lavoro non è facile. In più ha le mani e le dita molto piccole, veramente molto piccole. Io penso che il suo mignolo cioè il mio mignolo è il suo pollice, veramente, e quindi insomma già le unghie piccole non sono molto facili da lavorare. In più mancanza di laterali, una forte mancanza di laterali, e in più il lavoro che è stato fatto, questo che sto rimuovendo, praticamente anche qui niente di corretto, mi dispiace dirlo, ma insomma non siamo nati imparati. Anche io ho fatto delle cagate, diciamolo, assurde i primi tempi, e quindi non siamo nati imparati. E mi raccomando, ci tengo tanto a dirvi che questi video non sono per criticare chi ha fatto il lavoro prima. Io semplicemente guardo dove sono gli errori e cerco di correggerli, e cerco anche di spiegarli a voi. Quindi anche qui la struttura nulla di corretto, ma soprattutto per non aver cercato di ripristinare i suoi laterali, che è molto molto importante, specialmente in una onicofagica. Perché io sono sicura che tantissime persone si mangiano i laterali perché, per avere questo effetto ottico di unghia allungata, che certamente è più bella, piace di più a tutti, ma come dico sempre, corto e sfinato non vanno d'accordo per niente, proprio perché se noi abbiamo un'unghia naturale larga, la dobbiamo rispettare. E se facciamo un'unghia lunga, allora in quel caso riusciamo verso la punta a cominciare a stringersi, e in quel caso abbiamo un effetto ottico snellito. Ma se noi abbiamo un'unghia naturale larga, in più la vogliamo corta, quasi raso polpastrello, l'effetto ottico snellente non si può fare, perché se devo rispettare la larghezza dell'unghia naturale, non posso stringermi, non posso proprio stringermi. Quindi io immagino che tante persone facciano questo lavoro di non ricostruire i laterali, di mangiarsi i laterali in limatura per cercare di stringere il più possibile, e lo capisco, ma ci sono delle cose che non è bene fare. Perché se tu cominci a segare i laterali la terza settimana, la quarta settimana, quando questa persona torna, praticamente gli esce dal lato la sua unghia naturale che sta ricrescendo, che cerca di ricostruirsi da sola, e tu la vai a ritagliare. In più è molto importante ripristinare i laterali, perché i nostri punti A e B
dove stanno? Proprio dove stacca il bordo libero dell'unghia naturale. Quelli sono i nostri punti A e B e ci deve essere tutta un'architettura, tutta una struttura da rispettare. Quindi adesso più avanti ve lo farò vedere quando ho fatto uno zoom per farvi vedere dove proprio cioè niente di corretto in questa spalmata di Agrigel e non è così. Quindi quando volete, per esempio, se vi capita una onicofagica, la prima volta, ma anche la seconda e la terza, le sue unghie non avranno tantissima armonia, non saranno belle sfinate, allungate, perché la primissima cosa che bisogna fare nelle onicofagiche, più che la lunghezza, che non è consigliato tra l'altro, ma è consigliato proprio fare raso polpastrello, bisogna andare a ripristinare i laterali, bisogna andare a ridare il binario per permettere all'unghia di ricrescere seguendo quei binari. Non so se mi spiego. Poi, se per esempio come me comunque non c'è nulla da fare, che i laterali non crescono, allora ogni volta dobbiamo cercare di ripristinarli questi laterali. Però intanto con un'onicofagica la prima cosa che bisogna fare è controllare la larghezza della sua unghia naturale e andare a ripristinare i laterali. E qui vi faccio questo zoom e questa è un'unghia dove si vede molto bene quanto laterale manca tantissimo. Guardate qua, cioè tu non mi puoi costruire un'unghia del genere non me la puoi proprio costruire lasciando un pezzo di unghia naturale di fuori. No ragazze, no. Qui, come ripeto, io non voglio non sono qui a criticare né a mettere in croce la persona che ha fatto questa copertura, ma voglio farvi vedere cosa non si deve fare. Quindi spero che insomma possiate prendere questi consigli come consigli, effettivamente come consigli e non come critica o come qualsiasi altra cosa. Va bene, quindi qui sono andata a rimuovere il più possibile quello che potevo togliere, per poi continuare con la manicure e tutto il resto.
Ok, allora avete visto che ho fatto la manicure con le punte diamante e il sanding bands grana 2,40 e velocità al massimo 3000 giri per preparare l'unghia naturale. Ho messo il deidratante e qui sto mettendo anche il primer acido perché non la conosco, è una mangiatrice di unghie, non conosco effettivamente, comunque vedendo la durata del prodotto non mi sembra che abbia dei grossi problemi di tenuta, però io non conoscendola e sapendo che tende a mettersi le mani in bocca le ho messo il primer acido, così se anche la sua unghia dovesse produrre un pochino più di lipido, con il primer acido insomma diciamo che me lo assicuro un po' di più. Quindi dopo il primer acido non ho messo il bonder, ma sono andata direttamente con la base HD base, eccetera eccetera. Dopodiché vado a ricostruire con acrilico. Tutti i link dei prodotti che uso, come vi dico sempre, ve li lascio giù nell'info box. E dopodiché mando in lampada, giustamente questa è una base gel, mando in lampada e poi comincio a costruire. Allora, come già detto, vado a ricostruire in acrilico senza l'utilizzo della nail form, ma assolutamente con l'utilizzo dei clamp. Qui proprio in questo caso assolutamente utilissimi per aprirmi bene i valli laterali e andare a vedere per bene dove devo mettere il prodotto per andare appunto a ripristinare il laterale. Qui assolutamente sono stata felicissima di avere questi aggeggini perché sono stati veramente utilissimi. Allora, va bene, faccio questa ricostruzione in acrilico, non che non si possa fare anche in acrigel. Io questa cosa, se avessi dovuto scegliere tra gel e acrigel, assolutamente avrei scelto acrigel se non lavorate l'acrilico, perché con l'acrigel possiamo andare a fare la stessa cosa che sto facendo qua, possiamo andare ad allungare leggermente l'unghia naturale appoggiando ovviamente il prodotto sulla pelle, e con acrigel ci riusciamo abbastanza bene a fare questo lavoro. Con il gel ci si può anche riuscire eccetera eccetera, ma non vedo perché devo complicarmi la vita, ecco, in poche parole. Quindi acrigel per fare questo tipo di lavoro sì, lo trovo utile, molto utile. Io avendo tutto a disposizione ho preferito utilizzare il acrilico, anche perché asciugando all'aria acrilico non rischio che la persona mi vada a sbattere dentro la lampada. Insomma, io la tengo ferma lì, acrilico polimerizza, asciuga, quindi mi piace di più. Queste situazioni mi piace assolutamente di più trattarle con acrilico. Come già ho detto, le unghie sono molto piccole, ricostruite molto corte. Praticamente io qui con una pallina neanche grande, con una perla medio grande diciamo, praticamente riesco a farmi tutto quanto. Quindi questo è quello che io sto facendo con acrilico. Voi immaginate che potete farlo tranquillamente anche con acrigel. Qui con una pallina molto piccola mi sto andando a aggiungere prodotto dove sentivo che mancava, mi sono andata diciamo a ricostruire l'angolo, sono andata a crearmi per bene l'angolo e niente, questo è quanto. Sto utilizzando un pennello numero 10 mi sembra, 10 o 8 non ricordo. Comunque, parlando di pennelli, 8, utilissimo pennello numero 8 per
cominciare, se state cominciando, un 8 non più piccolo di 8, ragazze, non più piccolo di 8. 8 e 10 secondo me sono i due pennelli le due numerazioni che sono molto molto utili. Anche il 12, poi dipende sempre un po' dalle ditte, come li vedono, perché a volte un 12 può essere abbastanza grande, a volte un 10 può essere più piccolo, quindi insomma c'è anche da capire un attimino le ditte come vedono le cose. Anche qui si vede molto molto bene la mancanza del laterale naturale del pollice, e sto andando effettivamente sulla pelle. Anche con Agrigel andiamo tranquillamente sulla pelle, perché non possiamo fare altro. Qui mettere la nail form sarebbe un bel lavoretto impegnativo, e quindi assolutamente non ve lo consiglio. Non ve lo consiglio mettere la nail form in questi casi come questi, volendo poi fare un'unghia molto corta. Assolutamente non ve la consiglio, perché ci mettiamo un sacco di tempo a mettere la nail form, bisogna fare molto bene i tagli laterali, bisogna stare molto attenti, e quindi insomma secondo me mettere la nail form in una situazione come questa non ha senso. Faccio prima così, ma anche voi fate prima così. E quindi qui continuo. Il pollice è più grande e ho utilizzato due perle. E vado a fare quello che sto facendo. Effettivamente c'è poco da spiegare. Guardate come il laterale è apparso magicamente, e il clamp mi tiene, e io non faccio fatica con la mano. Cosa succede con questi clamp? Uno, mi tiene bene giù la pelle, e quindi mi scopre bene il valo laterale. Due, io non faccio fatica perché quando dobbiamo fare noi il lavoro che fa il clamp, comunque facciamo fatica con la mano, cioè lo dobbiamo tenere anche abbastanza forte, questi laterali, tirarli giù verso il basso, e quindi c'è una duplice comodità. Io sono più rilassata con la mano, e il clamp fa tutto il lavoro al posto mio. Comunque adesso ho fatto giustamente tutte e 10 le dita in questo modo, e ci vediamo alla limatura.
Allora, la limatura in questi casi è abbastanza facile perché appunto dobbiamo semplicemente andare a quadrare bene la punta, non ci mangiamo i laterali che abbiamo ricostruito e poi con la fresa o con la lima andiamo a livellare, ad avvolgere l'unghia, e quindi per creare quella curva C vista da davanti. E insomma, diciamo che qui è abbastanza facile la limatura, perché se abbiamo messo il prodotto abbastanza livellato, senza troppi bozzi, non è molto difficile fare la limatura di queste unghie. In più sono molto molto corte, quindi questa effettivamente è una delle limature più semplici.
Allora, questo lavoretto di pulire il giro cuticole che di solito faccio con la mia punta piccolina, in questo caso lo sto facendo con la Diamante Cono, quella di BSN, che vi lascio, vi ripeto, i link giù nell'info box. Lo sto facendo con questa e diciamo che non è proprio molto indicato, perché acrilico è un materiale molto duro, le punte di diamante comunque sono già più delicate rispetto alle punte carbide, quindi si consuma proprio molto più velocemente, però l'ho voluto fare con questa in questo caso perché così mi solleva un pochino quella cuticola che lei ha abbastanza anche pronunciata, perché appunto essendo nicofagica il nostro corpo si difende dall'attacco dei denti producendo sempre più pelle, e quindi ho voluto utilizzare questa in questo caso perché così mi aiutava a pulire meglio il giro cuticole dalla pelle. Quindi vi lascio anche questa informazione, questa spiegazione, perché sicuramente qualcuna di voi si sta accorgendo che non è la solita punta piccolina quella che utilizzo per fare questo lavoro. Allora, qui non ho tagliato niente, né con la forbicina né con l'altra punta cilindro stondata, sono andata sopra per rimuovere quel po' di cuticola che si è sollevata, perché comunque era abbastanza sensibile in quella zona e quindi non ho voluto assolutamente interferire e magari creare qualche taglietto fuoriuscita di sangue, proprio non ci penso proprio. Quindi sono andata a pulire per bene tutta la polvere con il cleaner e poi passiamo al colore. Loro a casa devono assolutamente aiutarci e aiutarsi si devono curare, insomma. E come possono fare? Con l'olio per cuticole, quelli buoni, diciamo così, che idratano e rendono la pelle molto più morbida. Le cuticole secche, quando ci arrivano, sono un problema per noi, perché magari quando le tocchi anche solo con il buffer cominciano a sanguinare, quindi dobbiamo anche un pochino predicare questa cosa, che devono curarsi anche loro a casa, perché non può essere tutto un problema nostro, come dire. Va bene, qui faccio un solo strato di questo colore di Moda Unghie che si chiama Bordeaux. Faccio un solo strato perché è molto coprente, mi sono accontentata abbastanza bene di una sola passata e quindi praticamente abbiamo finito. Il risultato, anche qui hashtag niente di che, il risultato sono delle unghie normalissime, però mi sembra che lei era molto contenta, e in più sono stata anche io soddisfatta del
del lavoro, anche se sembrano un po' larghette, però essendo corte, l'unghia corta scura, anche se è un po' larghetta, a me non dispiace, vi dico la verità. Vediamo le prossime volte, se la vedo ancora, che cosa succederà. E ok, io spero che questo video anche possa esservi stato utile, vi abbia intrattenuto, vi abbia insegnato qualche cosa. Insomma, intanto grazie per stare qui con me, vi mando un bacio grande grande, ci vediamo in giro per i social e ciao!